Canyon, muscle car. Oggi andiamo a divertirci con questa belva americana, la Dodge Challenger. Questa Dodge Challenger TA è la mia compagna di viaggio da una decina di giorni nel mio viaggio negli Stati Uniti. Devo dire, che esperienza guidare una muscle car in America. Noi europei non siamo molto abituati a questo genere di macchine. Non avevo mai guidato una macchina del genere e probabilmente in Italia non penso ci sia la possibilità, perché muscle car e macchine così ce ne sono veramente poche. Mi è più facile guidare una Ferrari in Italia che una Dodge Challenger, questo è sicuro. Ho percorso veramente tante miglia con questa bestia americana e mi sono fatto un'idea che la Dodge Challenger è fondamentalmente una macchina progettata per il pubblico americano, il che può avere dei pro e dei contro. Come ad esempio, come lato positivo posso dire che al volante della Dodge Challenger la senti l'anima americana, lo senti il vero carattere da muscle car. D'altro canto, come lato negativo direi che questa non è una macchina adatta alle esigenze di un pubblico europeo. In un'era in cui viviamo perennemente nel downsizing, questa Dodge Challenger ha davanti a me un enorme vuoto aspirato da 5.7 litri, veramente pazzesco, un po' come i suoi consumi, devo dire. I cavalli americani sono 375 e la coppia 540 Nm. Non sono numeri pazzeschi, però essendo un motore tipicamente americano non ha tantissimi giri, il limitatore è a 6.000 giri, però è molto corposo, con tanta coppia e potenza già dai bassi regimi. Come potete vedere ci stiamo addentrando in un canyon, le strade qui sono veramente favolose, quindi iniziamo già a mettere la modalità sportiva. La prima differenza che sentiamo è senz'altro il rumore. Questo tipico rombo del vuoto americano, è veramente fantastico il suono di questa Challenger. Altre differenze che possiamo avvertire al volante, il pedale del gas che lo troviamo molto più pronto e molto più attivo, così come lo sterzo. Anche la cambiata è un po' più veloce. È un peccato che questa macchina che sto guidando ha un cambio automatico a 8 rapporti, che di per sé non è male, è un cambio abbastanza rapido, però un manuale l'avrei preferito. Vediamo anche la cambiata manuale. Le marce si cambiano con le palette che sono dietro al volante. Il fatto che abbia 8 rapporti, non mi convince tanto nella vetta, perché il motore, avendo solamente 6.000 giri e così tanti rapporti, le marce sono veramente corte, ti trovi continuamente a cambiare marcia. E la cosa non è che mi faccia impazzire. Poi direte, a 8 rapporti per tenere anche i più bassi consumi, in effetti anche la Challenger ha un paio di sistemi che in teoria dovrebbero tenere i consumi un po' più bassi. Ad esempio, se si va tranquilli in autostrada, metà bancata motore si disattiva, quindi la macchina va a 4 cilindri. E penserete, 8 rapporti e solamente 4 cilindri, i consumi sono accettabili? No. Mettendoci tutto il mio impegno e buona volontà, questa macchina più dei 6 km al litro non li fa, scordatevelo. Per un pubblico americano è accettabile la cosa, considerando che la benzina qui costa in media 70 centesimi di euro al litro. E in Europa potete capire che guidare una muscle car americana costa parecchio. Forse anche per questo che non ne vediamo tante da noi in Italia.
Se c'è una cosa che mi piace del concetto di muscle car è che questa è praticamente la tipologia di macchina accessibile a tutti, è la macchina che anche un americano medio può aspirare a comprare. Ad esempio la Dodge Challenger parte da poco meno di $27.000. La versione che sto provando ne costa 38.000 e cioè, cerchi da 20, retrocamera, cambio automatico, ha un sacco di dotazioni e devo dire che come rapporto qualità-prezzo è veramente buono. E la versione che sto guidando io, beh, è una versione speciale, è un omaggio alla vecchia Charger TA e oltre ai cerchi maggiorati esteticamente potete vedere che ha una vernice bicolore. A me piace veramente tanto questo verde, è una macchina che non passa inosservata, anche se le muscle car sono molto comuni qua in America. Beh, e scateniamoli un po' sti cavalli americani. Solo a guardarla ti dà l'idea di essere grossa e pesante. E beh, al volante sì, te ne accorgi che questa macchina è decisamente grossa e pesante, soprattutto te ne accorgi quando percorri una curva, lo senti il peso, non è una macchina che pesa poco. Con un motore così grande sull'avantreno ti accorgi che entrata di curva la macchina pesa. Però d'altro canto devo dire che è una sorpresa positiva il fatto che la macchina è stabile in uscita curva. Onestamente, essendo una muscle car, me l'aspettavo con un retrotreno un po' più ballerino. Questa è una sorpresa piacevole della Dodge Challenger. Avrei voluto veramente un cambio manuale in queste strade, anche perché col manuale con meno marce i rapporti sono più. Devo dire che trovando un limitatore a soli 6.000 giri bisogna anticipare la cambiata un pochino, perché la cambiata non è rapida con doppia frizione, quindi spesso ti puoi ritrovare ad essere lì al limitatore. Le temperature qui in California sono veramente alte, quindi questo fattore unito ad un peso elevato della macchina, beh, ci ritroviamo gomme e freni che tendono a surriscaldarsi in fretta, così come vedo sul display anche la temperatura dell'olio motore è salita parecchio. Diciamo che una buona dieta a questa macchina non le farebbe assolutamente male. È un'auto americana, quindi penso sarebbe un vero peccato non bruciare un po' di gomma. Questa macchina divora le gomme con la stessa ferocia di un americano che si mangia il suo hot dog nella finale del Super Bowl. Per un'altra parte, la Dodge Challenger è una macchina abbastanza coinvolgente e interattiva, grazie anche al sistema di infotainment che è molto ricco di funzioni. Devo dire che ha forse fin troppe funzioni. La cosa mi ricorda molto la Nissan GT-R. Una cosa molto interessante invece di questo sistema di infotainment è il fatto che ti puoi prendere i tempi e cronometrare tante cose diverse, come ad esempio lo 0-100, lo 0-150, il quarto di miglio, la frenata,
Diciamo che è consigliabile avere un autodromo vicino a casa, o grazie a questo sistema riesci veramente a mettere a dura prova la patente. Probabilmente se vivessi qua penso che sarei già finito in televisione su Corsa. È innegabile, questa macchina è un po' goffa, pesante, consumi veramente assurdi, però mi piace questa Dodge Challenger perché è una vera muscle car americana, si riesce ad avvertire il suo DNA americano. È una macchina diversa, noi europei non siamo abituati a questo genere di macchine. Vedere che nel 2017 ci sono ancora macchine con questo vecchio stile, queste cilindrate enormi, beh, è semplicemente fantastico. Come ho già detto prima, come rapporto qualità-prezzo, secondo me questa Dodge Challenger è una macchina veramente valida e soprattutto divertente. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa recensione, mettete like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, arriveranno nuove recensioni in italiano. Grazie per la visualizzazione e alla prossima!